Il Parco archeologico di Pompei ha pubblicato nel suo e-journal l'articolo scientifico che approfondisce i dati sullo scavo del bellissimo ambiente ormai noto come Sala Azzurra o Sala Celeste, che era stata comprensibilmente sfruttata come un grande colpo dato in anteprima alla RAI. Si tratta, spiega l'articolo, di un sacrario. Cosa si intende per sacrario? Fondamentalmente uno spazio dedicato alle attività rituali e alla conservazione di oggetti sacri. Si presenta con pareti a fondo azzurro, attribuibili al quarto stile e decorate con figure femminili rappresentanti le stagioni. Ci sono due allegorie, l'agricoltura e la pastorizia. Scrivono gli archeologi che, per comprenderne meglio il significato storico-culturale, occorre richiamare brevemente un contesto, di Ricchi, in cui il mondo dell'agricoltura è ormai un ricordo nostalgico con cui l'elite urbana ha perso ogni reale contatto. Sullo sfondo blu le pareti mostrano figure femminili che affiancano le nicchie presenti al centro e raffigurano in quelle laterali le quattro stagioni, le ore, mentre in quelle sulla parete centrale allegoria appunto dell'agricoltura e della pastorizia, come indicano gli attributi dell'aratro e del pedum, un corto bastone usato dai pastori e dai cacciatori. Il colore azzurro qui ritrovato è raro negli affreschi pompeiani e in genere era presente in ambienti di grande impegno decorativo. Già parzialmente esplorato in epoca borbonica, che significa muri bucati e oggetti raccolti non esattamente in modo scientifico, come si usava all'epoca, lo scavo ha restituito oggetti appartenenti all'arredo della casa, temporaneamente depositati in occasione dei lavori edilizi estesi che erano in corso prima dell'eruzione. C'erano anche 15 anfore da trasporto e un corredo in bronzo composto da 2 brocche e 2 lucerne, accumuli di materiali edilizi pronti per essere impiegati nelle ristrutturazioni. Sulla soglia dell'ingresso è stato rinvenuto un mucchio di gusci di ostriche già consumate che probabilmente, una volta tritati, venivano aggiunti agli impasti per gli intonaci e le malte. La stanza, che misura 8 metri quadrati, è emersa tra le strutture nella porzione meridionale dell'isolato, pertinente ad un quartiere secondario di una grande domus, che ha finora restituito un quartiere termale ancora in corso di scavo e un grande salone nero affrescato affacciato su un cortile con scala di accesso al primo piano del complesso, ormai famoso anche questo. L'attività di scavo sta interessando l'Insula 10 della Regio 9 e parte di un ampio progetto di messa in sicurezza del fronte che fa da perimetro tra l'area scavata e quella non scavata e che è il miglioramento dell'assetto idrogeologico, insomma, affinché non vengano giù intere porzioni di scavo, finalizzato a rendere la tutela del vasto patrimonio pompeiano. Ricordiamo, 13.000 ambienti in 1.070 unità abitative, oltre agli spazi pubblici e a quelli sacri.